Proviamo a pensare a qualcosa di trasgressivo, poi a qualcosa di trasgressivo e scandaloso, poi a qualcosa di trasgressivo, scandaloso e illegale. Ci siete? 10 anni fa, per molte persone in Italia, era trasgressivo, scandaloso e illegale che io e la donna che oggi è mia moglie desiderassimo un figlio. Quel figlio però è arrivato. È una meravigliosa figlia e si chiama Barbara. Abbiamo subito la prima consulenza tecnica d'ufficio richiesta a una famiglia omogenitoriale in Italia. È la perizia che i giudici ordinano per verificare se ci siano genitori abusanti o maltrattanti. Sì, avete capito bene, come se ci fosse un nesso tra abusi e violenze e omosessualità. Ma poi, ancora oggi, le famiglie come la nostra sono considerate trasgressive, scandalose e illegali. Nonostante in questi anni abbiamo vinto la seconda, scusatemi, sentenza di stepchild adoption mai scritta nel nostro paese. Oggi Barbara ha 2 genitori dello stesso sesso, anche secondo la legge. Eppure siamo perseguitati dallo Stato italiano. Siamo accusati di egoismo, ma mi chiedo, non è forse l'egoismo, anzi di più, una pulsione narcisistica, quella che spinge tutte le coppie a riprodursi, parola che per l'appunto significa produrre nuovamente se stessi. Ma adesso voglio chiedervi un'altra cosa. Quante persone conoscete che si curano o si sono curate con la chemioterapia? E che hanno ricevuto un trapianto d'organo? Avete mai sentito parlare di chirurgia fetale e interventi in utero? E di respiratori automatici? Avete mai visto come funzionano le protesi dell'arto? La scienza viene continuamente in soccorso per supplire ai limiti umani, ma per le famiglie omogenitoriali si parla di innaturalità. È innaturale concepire un figlio in laboratorio. Beh, il tema c'è. È un tema bioetico. Pensate, per la prima volta dalla sua origine la nostra specie può riprodurre la vita artificialmente. Un tema sconvolgente, sono d'accordo, che chiama in causa il senso di onnipotenza, il narcisismo, appunto, il nostro rapporto con i limiti. Un tema che ci getta in un tale sgomento da dover trovare, come fossimo nella preistoria, un capretto da immolare come gesto apotropaico per scaricare l'angoscia sociale. Un tema che dobbiamo in qualche modo, con cui dobbiamo in qualche modo prendere confidenza. Sapete qual è questo capro espiatorio? Le famiglie omogenitoriali. Il 2% delle coppie che si riproducono in laboratorio sono le famiglie omogenitoriali, mentre il 98% delle coppie che chiedono aiuto alla scienza per diventare genitori sono eterosessuali. Solo che nessuno lo sa perché non si vede. Ed ecco giustificata la persecuzione, il capretto scannato all'altare. Ma sono tanti gli scongiuri scaramantici, come ad esempio la propaganda sul cosiddetto utero in affitto. Chiamare così la gestazione per altri è un po' come chiamare la donazione di organi traffico di organi, confondendo una pratica solidale regolamentata per legge con la sua deriva in reato. Mi verrebbe da dire, invece di continuare a sacrificare animali, siamo nel 2023, proviamo a farla anche noi in Italia una legge, è così semplice. Nel libro Nata con noi
con mia moglie abbiamo raccontato i primi 10 anni di vita di Barbara, aprendo le porte della nostra casa e condividendo con lettori e lettrici piccole e grandi avventure della nostra quotidianità, proprio per creare narrazione intorno a una minoranza sottorappresentata e intorno a un tema ancora così tanto divisivo. Scrivendolo, mi sono accorta di quanti stereotipi inconsapevoli abitino in noi. Esistono decine di studi scientifici internazionali, con tanto di peer review, che dicono all'unanimità che l'eterogenitorialità non è garanzia di benessere per i figli, che orientamento sessuale o sesso biologico dei genitori non influiscono su una crescita sana di bambini e bambine e che le funzioni paterne o materne possono essere esercitate indipendentemente da questi due fattori. In pratica, un padre può esercitare le funzioni materne, una madre può esercitare le funzioni paterne, o alternarsi, o entrambi esercitarle entrambe. Ma adesso ciò che mi interessa condividere con voi sono le terminologie. Ok, allora pensiamo a un padre. Come lo definireste? Quale azione lo racconterebbe se dovessimo fare una sintesi? Non certo cambiare un pannolino. Idem per una madre. Difficilmente la rappresenteremmo a capotavola o ad autorizzare rette e attività scolastiche. Sapete che cosa sorregge il nostro immaginario? Il patriarcato. In una cultura patriarcale si associa al maschio l'attività regolativa e alla femmina l'attività di caregiver, portatrice di cura. Semplicemente perché in un certo mondo e per tanto tempo gli uomini facevano le leggi e amministravano la res pubblica, mentre le donne si occupavano della prole. Ok, allora suggerisco di fare un piccolo passo avanti e di parlare non più di funzioni paterne e materne, ma di funzione di norma e di funzione di cura, liberandoci così da quegli errori cognitivi che ci fanno vedere ciò che crediamo e non ciò che stiamo effettivamente osservando. Patriarcato, omosessualità, famiglia, vi dico dove voglio arrivare. Viviamo in un mondo, quello ricco di oggi, in cui l'organizzazione sociale si basa sul modello androcentrico del patriarcato. Il maschio bianco, giovane, ricco, normoabile, sano, cisgender, eterosessuale. Tanto più ci discostiamo da questo referent man, da questo uomo di riferimento, tanto più ci sentiamo difettati. Noi donne, tanto per cominciare, ma anche le persone LGBTQ+, o con una disabilità, o con un corpo non conforme, o povere, o con una malattia, insomma, così via. Per non parlare delle altre specie animali o delle infinite varietà di vita che abitano questo pianeta. In pratica tutti, tutte, tutto. Per costruire società più felici, giuste e pacifiche, occorre scardinare paradigmi obsoleti, occorre costruire nuovi immaginari, nuovi modelli di ruolo, capaci di mostrare l'enorme potenza dell'unicità. Occorre determinare qualunque unicità come valore indiscutibile e talento necessario per continuare tutti insieme ad abitare questo mondo, ma non come suoi predatori, ma come suoi custodi. Occorre ribellarsi a quel modello che protegge i privilegi di pochi a discapito dei diritti di tutti. Occorre traghettarci da una miope visione egologica a una più ampia visione ecologica.
se il mio primo atto di ribellione è stato quello di affermare il mio personale diritto d'amare, in seguito ho voluto aiutare altri e altre a fiorire, ognuno secondo la propria natura, nella speranza che la mia esperienza potesse diventare una delle pietre con cui lastricare la strada delle libertà di essere per altri dopo di me. Ci sono tante persone impegnate oggi nella affermazione di nuove rappresentazioni, nella costruzione di nuovi modelli, singoli, comunità, organizzazioni, che usano il pensiero laterale, la creatività, le intelligenze collettive, le emozioni positive per influire su bias, stereotipi, pregiudizi, nel contrasto alle discriminazioni. Così ho fondato un movimento di comunicazione e convocazione, chiamando a raccolta tutti loro, e che oggi è diventato uno dei tanti cuori pulsanti in Italia dell'innovazione socioculturale. Si chiama Rewriters ed è un network di riscrittori e riscrittrici dell'immaginario, basato su un manifesto etico e sulla forza propulsiva del desiderio condiviso di sentirci protagonisti di un cambio di rotta. Una rete di persone visionarie con l'obiettivo di trasportare questo mondo nel suo futuro in vista dell'appuntamento con la sostenibilità sociale previsto dall'Agenzia ONU del 2030. Una bella sfida, perché è vero, è più difficile diventare dei buoni antenati piuttosto che bravi genitori o nonni. Si tratta di prendersi cura di persone che non incontreremo mai. Grazie.